Ciao subito, arrivederci. Il cammino preassembleare non è meno importante dell'assemblea generale che, come sappiamo, ormai è alle porte nel marzo prossimo. È un cammino in cui impariamo intanto ad ascoltarci, non è cosa così scontata. Impariamo a conoscerci in qualche modo con i volti, perché ormai il numero è stato reso pubblico dei partecipanti, membri eletti e membri invitati dalla stessa Presidente. Quindi è un momento di preparazione ad ascoltarci. Penso che tanti nel mondo hanno sentito di questo strumento della spiritualità sinodale che si è praticato ormai negli ultimi anni, sia con il pontificato di Francesco, sia dell'attuale pontificato di Leone, ribadito, cioè la conversazione nello spirito. Per cui ci siamo confrontati in qualche modo come viverlo, ma anche come arricchirlo con il nostro piccolo contributo specifico anche della spiritualità dell'unità. Evidentemente ci sono tantissime assonanze e richiami della spiritualità sinodale, in particolare con questo strumento della conversazione nello spirito. E in seguito si è fatto un secondo momento di questo cammino preassembleare che riguarda un po' il chiarirci un po' come si svolgeranno questi giorni, magari rispondendo a alcune domande che naturalmente ciascuno di noi si pone. Alcuni è la prima volta che vive questa assemblea, quindi domande naturali, insomma, sul proprio come si svolgerà, molto semplici. Questa è una bella domanda, perché ci sono due atteggiamenti. Uno, quello più spontaneo, è quello di attesa, di pensare come sarà, come dire, chi ci sarà, cosa accadrà. Immagino tutti quando si presenta un momento elettorale, un momento in cui qualcuno sarà eletto, ci sono dei volti, dei nomi, una storia, un futuro. Immaginare un futuro, questo è il primo atteggiamento, che è una cosa, penso, che tutti noi naturalmente abbiamo. Poi ce n'è uno più profondo, devo dire, che di timore e tremore, si direbbe in altre parole, cioè di trovarsi dinanzi a un momento in cui non c'è soltanto un accordo umano, con la buona volontà che non manca, devo dire, incontrando molti dei partecipanti. È un momento in cui Dio desidera ardentemente parlare. Ecco, questo è, per cui timore e tremore dinanzi a questo momento che vorrei non fosse offuscato da altre cose mie personali, per quanto buone possano essere.